Nei giorni scorsi, Kirkpatrick, ex direttore della AARO, ha rilasciato diverse dichiarazioni anticipando un rapporto che verrà consegnato al Congresso. In questo rapporto ci sono le sue conclusioni come ex direttore dell'AARO e contiene un vero e proprio attacco all'ufologia. Incredibilmente il rapporto ridimensiona il clamore dei suoi rapporti precedenti, portando elementi non proprio nuovi per spiegare le sfere non identificate. Kirkpatrick ha rivelato la sua opinione circa gli UFO a forma di sfera, in particolare gli UFO a forma di sfera trasparente con un cubo scuro all'interno. Secondo lui, questo tipo di UFO sarebbe sostanzialmente un drone altamente evoluto basato su un prototipo di drone cinese reso pubblico all'Università di Singapore nel 2022. Trovate i links nella descrizione. Con questa dichiarazione, Kirkpatrick sta screditando il suo stesso rapporto al Congresso del 19 aprile 2023, quando appunto parlava di sfere misteriose alle altitudini frequentate dagli aerei militari. E non dimentichiamo che nello stesso periodo del rapporto ha partecipato alla stesura di un articolo scritto in collaborazione con Avi Loeb, dove si parlava addirittura di astronavi madre che rilasciano sonde. Ma in questo momento Kirkpatrick sta facendo una crociata verso l'ufologia. Con questa dichiarazione vuole screditare gli avvistamenti clamorosi citati da Ryan Graves, che parlano proprio di UFO a forma di cubo nella sfera. Tuttavia Graves parlava di UFO che riuscivano a restare stazionari e che si muovevano a velocità ipersonica facendo virate improvvise. La descrizione di queste capacità di volo non sembra proprio adattarsi ai droni gonfiabili indicati da Kirkpatrick, e considerando che il prototipo del drone era conosciuto già a metà del 2022, perché non l'ha accennato nel suo rapporto dell'aprile 2023? Forse perché è una spiegazione che non regge? Kirkpatrick ha intensificato le sue critiche a David Grush. Lo descrive come qualcuno che era caduto sotto l'influenza dei veri credenti degli UFO all'interno dell'esercito americano e dell'appaltatore privato della difesa Robert Bigelow. Lo ha inoltre considerato come uno dei tanti informatori complottisti, ridicolizzando la sua testimonianza. Nella sua intervista, Kirkpatrick parla di un gruppo di persone all'interno del governo, dicendo che i veri credenti non sono solo fuori dal governo, molti di loro sono all'interno del governo. Fa riferimenti precisi a Harry Reid e al suo amico Robert Bigelow e afferma: il senatore Harry Reid era un vero credente e pensava che, il governo lo sta nascondendo alla supervisione del Congresso. Parlando dei veicoli alieni in mano all'intelligence, Kirkpatrick dice: niente di tutto ciò si è effettivamente manifestato in alcuna prova. In sintesi, sostiene che le teorie di programmi di recupero di UFO sarebbero solo fantasie basate su voci e info incomplete, che si sarebbero arricchite di dettagli nel tempo. Dice anche che i suoi investigatori alla fine hanno fatto risalire questo gioco telefonico top secret a meno di una dozzina di persone. Alla fine Kirkpatrick non lo dice apertamente, ma lascia intendere che questa storia potrebbe essere solo uno strumento per frodare i soldi dallo Stato, investendo fonti in progetti che non conducono a nulla. Non farò assolutamente nulla, dirò o produrrò prove che porteranno i veri credenti a convertirsi. È una convinzione religiosa che trascende il pensiero critico e il pensiero razionale. Secondo me, Kirkpatrick si dimentica completamente i decenni precedenti. L'ufologia ha una storia di 80 anni. Anche volendo prendere in considerazione la sua opinione in merito a questo gruppo di 10-12 persone che si inventano le storie sugli UFO, come possiamo giustificare un complotto che dura 80 anni? Queste persone avrebbero ereditato la loro posizione fideistica dei predecessori? Da 80 anni sarebbero tutti d'accordo nel mantenere viva questa leggenda metropolitana o per frodare lo Stato? Robert Bigelow o Chris Mellon non mi sembrano persone che hanno bisogno di frodare lo Stato per guadagnare qualcosa.
A me pare una posizione molto fragile. Kirkpatrick dice che il suo ufficio ha scavato in profondità nell'incidente di Roosevelt e ha scoperto che alla fine degli anni 40 e inizio anni 50 c'erano molte cose che accadevano vicino all'aeroporto di Roosevelt. C'era un programma di spionaggio chiamato Progetto Mogul, che lanciava lunghe stringhe di palloncini metallici dalla forma strana. Erano progettati per monitorare i test nucleari sovietici ed erano altamente segreti. Allo stesso tempo l'esercito americano stava conducendo test con altri palloni ad alta quota che trasportavano manichini umani dotati di sensori. E nelle vicinanze si è verificato almeno un incidente aereo militare con 11 vittime. Quindi, secondo Kirkpatrick, l'incidente UFO di Roosevelt fu semplicemente una combinazione di palloni del progetto Mogul con il recupero di manichini unito a un vero incidente aereo con corpi carbonizzati, che avrebbero ingannato i testimoni facendoli pensare a un'astronave aliena precipitata. Ogni volta che cercano di spiegare l'incidente di Roosevelt aggiungono qualcosa. Se combiniamo tutte le spiegazioni, nel raggio di qualche centinaio di metri quel giorno, i militari stavano sperimentando 3-4 progetti segreti che si sarebbero scontrati fra loro. Palloni del progetto Mogul, altri palloni con manichini con sensori, incidenti aerei e manichini su seggioli iniettabili, come dice Graf Garrett nel suo libro. Ma a terra nessuno sapeva niente, poiché hanno subito parlato di astronave aliena. Penso che Kirkpatrick ci consideri veramente stupidi. Ma per quale motivo l'ufologia recente sembra dimenticarsi di tutti i casi del passato? Tutto il materiale che è emerso in questi anni si riferisce a casi dal 2000 in poi. Forse la risposta è in queste parole di Kirkpatrick, che parlando dei droni a forma di sfera dice: li hanno provati ovunque. Ci sono molte osservazioni di programmi statunitensi reali e avanzati, ma niente di tutto ciò è di natura extraterrestre. Esistono numerose tecnologie avanzate che vengono commercializzate e che le persone non riconoscono. La prossima generazione di droni in costruzione saranno droni sferici. Sostiene anche che molte info sugli UFO sarebbero emerse da interpretazioni errate o parziali e non autorizzate di programmi segreti reali. Queste parole di Kirkpatrick secondo me sono davvero illuminanti e ci fanno capire la strategia del Pentagono. Secondo me hanno intenzione di spiegare tutti gli avvistamenti UFO dopo il 2000 come tecnologie sperimentali, mentre gli avvistamenti prima del 2000 verranno lentamente screditati con spiegazioni convenzionali, come il caso Roswell e i Foo Fighter, che recentemente sono stati spiegati come plasmi o gas ionizzati. Alla fine i testimoni dell'epoca non ci sono più, quindi non possono contraddire queste spiegazioni e la storia dell'ufologia verrà lentamente demolita. Forse Kirkpatrick si è sbilanciato così tanto poiché nel Pentagono sta crescendo la consapevolezza di poter fermare questo processo di divulgazione. Il suo attacco sugli argomenti storici dell'ufologia, usando spiegazioni così deboli, sembra una vera e propria dimostrazione di forza, una provocazione verso gli informatori, verso quelle persone che lui considera credenti nella religione ufologica. Non escludo che stia cercando di stanarli per costringerli ad uscire commettendo errori o rilasciando informazioni facilmente screditabili, poiché alla fine le argomentazioni sugli UFO dimostrano sempre la solita carenza di prove sostanziali. Concludo riportando le parole di Luis Elizondo in un tweet a inizio gennaio. Salve a tutti, volevo condividere con voi un breve aggiornamento da tenere in considerazione. Dovete essere consapevoli che ci sono attualmente degli sforzi in corso che saranno resi pubblici all'inizio o a metà del 2024. Tuttavia, per evitare che i detrattori cerchino di ostacolare il nostro lavoro, al momento non posso essere troppo specifico. Ma se avete appreso qualcosa di questi ultimi 5 anni, sapete che non faccio promesse vuote. Credetemi, ne varrà la pena. Parole simili le ha dette in un'intervista 2 anni fa. Caro Luis, forse è arrivato il momento di cambiare strategia, perché le chiacchiere non portano da nessuna parte.